Buonasera, ciao, benvenuti tutti quanti a questa nuova puntata della Finestra sul Salotto. Ok, sempre versione Skype. Dunque, sono molto emozionato, è sempre un crescendo. Questo talk show sta veramente prendendo piede veramente in tutto il mondo. Questa sera andiamo ancora oltreoceano e per intervistare, appunto, questa sera parleremo di un tema, avremo un ospite che è la prima volta che intervistiamo, unico nel suo settore. Adesso vedrete, avrete già visto questo volto simpatico di questo nostro ospite. Ma prima di partire, come sempre, do il benvenuto per la traduzione alla nostra Roberta Muscolo. Ciao Roberta, benvenuta. Buonasera a tutti. Ciao Roberta. Roberta chiaramente farà da traduttrice, perché io insomma a due parole riesco a dirle di più mi fermo, l'inglese finisce lì. Ecco, e quindi insomma sono molto felice veramente di presentare, introdurre questo ospite. Allora, che ho avuto questa esclusiva, veramente proprio un onore, mi ha concesso questa intervista, questo salotto che mai avrei pensato. E pensate, è un astrofisico, un cosmologo, inventore, educatore e professore, lavora per la NASA. Do, signori, il benvenuto ad HAKEEM OLUSEYI. HAKEEM, good evening, welcome to our TV talk show, The Window Through the Living Room. I'm very glad to have you as guest. Thank you for this opportunity. For us, is the first time we speak about science, astrology. So please, if you are agree with me, we try to speak in easy language, so all people can understand what you say. Okay? Understood. And thank you for having me. The pleasure is ours. È tutto nostro. Ok, HAKEEM. Allora, Roby, adesso partirà Roby per la traduzione. A me ha incuriosito il significato del suo nome. HAKEEM, chiedigli, traducilo. Ho letto che significa saggio. Muata, colui che dice la verità, e OLUSEYI, Dio ha fatto questo. Quindi già ha un nome mistico, in sostanza, che dice tutto. Vuoi dirgli se è corretto? Of course. Antonio was very, I mean, he is very curious about your name, and because you changed your name and into HAKEEM, Muata, OLUSEYI, and each of these names, of these three names, has a precise meaning. If you want to explain. Yes. So as I grew up and I began to learn more about the world and learn more, I became very interested in the universe, but also the history of humanity and the history of my country and the history of my family. And I came to understand that on my father's side of my family, there was slavery. And I am a very, how do I say, I really believe in freedom and liberty. So I felt that my ancestors had their name forced upon them. And so I thought to myself that if I think about them, they would have said, today we will do this because we have to do this to survive. But someday we will not have to do this and we can decide for ourselves. Well, I became that day. And so I decided, well, if I am going to change my name, what should it be? So what I decided was I will make my middle name express who I am. My first name would express who I wish to become. That way, when people called me by my name, it would remind me. And even though I am multiracial, I have ancestors from Africa, Europe, and the Americas, I decided to honor my West African heritage and choose a name from my mother's ancestors. So my middle name, Muata, means he seeks the truth. My first name, HAKEEM, means wise. And my last name, OLUSEYI, means God has done this. È giusto, no? Quindi è corretto, no? Quello che avevo detto. Sì, hai detto. Comunque traduco e vabbè, praticamente ha detto che lui man mano che cresceva, iniziava a capire come funzionava il mondo, è sempre stato sempre più attratto dall'umanità, dal suo paese e dalla sua famiglia, che ha scoperto che non so se una parte o insomma della sua famiglia erano schiavi.
E invece lui è ovviamente come tutti per la libertà e quindi ha voluto col cambio di nome esprimere proprio questo senso di libertà. E ha detto che anche se la sua famiglia diciamo è multirazziale, quindi proviene da diverse parti del mondo, ha privilegiato la parte della Africa occidentale di sua mamma, la famiglia di sua mamma. E quindi dato questo nome, si è dato questo nome così che ricordassero appunto ogni volta che lo pronunciavano. Le proprie Sì, radici. che appunto la libertà, insomma, che l'importanza della libertà. E quindi allora si è chiamato Muata, che è colui che dice la verità. HAKEEM, che è il saggio, e OLUSEYI, che è Dio ha fatto questo. Ok, perfetto, quello che diciamo prima. Quindi abbiamo capito comunque il significato. Grazie Kim. Allora, Kim è un astrofisico, cosmologo, inventore, educatore, professore. C'è proprio veramente una cosa stupenda. La cosa che digli mi ha colpito, ma anzi ne parleremo dopo, no, non dire niente così lo teniamo per ultima, poi parleremo del suo libro che ha scritto molto molto interessante. Dunque, lui è professore di fisica e scienze spaziali. Dunque, io l'ho chiamato perché la cosa che mi ha colpito, e chiediglielo Roberta, e so che lui è di stanza, credo, al quartier generale di a Washington della NASA. Questa è una cosa che mi ha, insomma, chapeau, tanto di cappello, no? Perché mai come adesso siamo tutti concentrati su Marte, su queste spedizioni. Allora, se puoi chiederlo, perché digli che magari è una domanda banale, che faranno molti, però è alla portata di noi comuni mortali, che non siamo pratici di questo. Intanto se può parlarci brevemente, perché 2 parole su questa sua esperienza adesso alla NASA e come sta andando, insomma, non chiedo i progetti futuri, però gli chiedi grosso modo quando, insomma, secondo lui proprio l'uomo andrà come si dice, su Marte, no, perché è la verità, perché adesso è andata la Horizon, no, che ha fatto delle foto, per sapere grosso modo secondo lui quanti anni, se ne vale la pena e se secondo lui su Marte, la cosa che interessa a molti, c'è vita, perché poi fargli la traduzione e dirgli che so che mi sono informato che hanno fatto delle foto dall'alto da Marte dove si vedono sia le piramidi che la Sfinge. Quindi la domanda è, non è che gli egizi sono degli alieni e hanno colonizzato prima Marte piuttosto che la Terra, perché è una domanda credo che molto attuale, no? Che molti si chiedono. Questa è una curiosità mia finale, ma sul discorso NASA e Marte. Grazie. Okay. Antonio was introducing you as a very important astrophysicist, cosmologist, inventor, and then everything. And also that you worked at NASA headquarters in Washington. I don't know if you're still working there or you just worked in the no, not anymore. Since August 2019, I left. Ah, ok. Praticamente non lavora più da lavoro. Sì, ha lavorato I think three years. And, anyway, comunque dal 2000 agosto 2019 che non lavora più. Ok, da poco però, insomma, è una cosa sì. No, Antonio was asking you because he's very curious about this new ideas about life in Mars on planet Mars. If you think that actually if life exists really in Mars, and because they, I don't know, they found strange things, photographs that shows life in Mars. What do you think? Yes. So the strongest evidence for either current or past life on Mars is the measurement of the gas methane. It's been measured at ground level and from space. But understand this. When life started on Earth, it started in the absence of light and in the absence of oxygen. So, other places in the solar system have liquids underneath miles of ice, like moons like Enceladus and Europa. And you also have liquids under thick atmospheres, like on the moon Titan. And we even have water under miles of rock. For example, Ceres, the asteroid, or Ganymede, the large moon of Jupiter.
So there are many places in our solar system beyond Mars that may have had life in the past. Now, what we see on Earth is that as early in the history that we could possibly find life, we see it. So that tells me that the process of getting life started is probably pretty easy. But it took 4 billion years before that life became multicellular, like us, right? So for the first 4 billion years, it was very simple life, very simple. And then in what we call the Cambrian explosion, and just before that, the Ediacaran period, these are eras in our history, going back 500 million, 600 million years ago, when life really got going. But it took a long time. So simple life may be spread throughout the solar system and throughout the galaxy. È difficile seguirlo perché praticamente ha detto che Sorry. tutto praticamente dipende dalla misurazione del gas metano. Perché tutto è iniziato, diciamo, con l'assenza di luce e di ossigeno, ma praticamente cioè è possibile che anche prima ci fossero forme di vita anche prima di quelle sulla Terra. Però oggi quello che vediamo, ci potrebbero volere milioni di anni prima di scoprire che effettivamente c'era vita anche prima di noi, cioè anche su altri pianeti prima della Terra, però ci vorrà tantissimo tempo per riassunto. No, perché certo, per carità, anche perché è giusto per farlo capire. Senti, di che crede negli UFO? È una domanda seria. Do you believe in UFOs? No. No. because what we are doing is we are taking what Earth life does, what humans do, and projecting it to other worlds. Life is very unique to the environment. It is designed for the environment. And even though it seems to me that life is probably easy to make, technological life, like humans, is incredibly rare. Incredibly rare. There are certain circumstances on Earth that are hard to find. For example, consider atmospheres. If you look around at the bodies in our solar system and the ones we have found elsewhere, either planets and moons have no atmosphere, like our moon, Mercury, or they have a very thick atmosphere, like Venus, Titan, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus. What makes Earth special is that we have a very thin atmosphere so light can get to the ground. And we also have a strong magnetic field that prevents radiation from getting to the ground. So Earth is the only place on our solar system that could have produced a technological civilization like ours. Ok, ha detto praticamente che tutto diciamo dipende dall'ambiente e allora la Terra è l'unica che ha un'atmosfera più spessa aspetta, questo no, perché arriva fino a terra praticamente, però non ho capito cosa c'entra con gli UFO. Just let me know, let me understand. You don't believe in UFOs because you said something about the Earth, but because on the Earth, well, two reasons. Atmosphere. Two reasons. If you look for something from another planet, if it is human-like at all, it's human, right? So humans are a certain size, right? Yeah. We make vehicles of a certain size. Mm-hmm. If animals were to come about on another planet, they would be very different. Very different. Nothing like us. Okay. Yeah. Now, the second reason is what it took to create us on Earth,
right? The circumstances, the planet and the star that led to our existence is also incredibly rare. Rare, you mean in Rare means uncommon. Okay. Okay. I thought about atmosphere. Yeah, like if you live on Venus, you don't even know stars exist because the light cannot make it to the ground. If you live on the moon Titan, the atmosphere is so thick, the light cannot make it to the ground. You don't need light to create life. You need light to create advanced life like us, like dogs and cats and whales and rabbits, right? Without light, you don't get photosynthesis, which means you can't have oxygen, which means you don't have the energy to create animals like us. Ok, allora, da quello che ho capito dice che il fattore principale che serve per creare una qualsiasi forma di vita è la luce, quindi la fotosintesi, eccetera. E quindi soltanto la Terra ha questa proprietà perché attraversa la luce, arriva fino al suolo. E poi un altro motivo dice che praticamente noi esseri umani abbiamo una certa grandezza, insomma, taglia, e quindi se ci fosse vita, a parte noi umani, lo vedremmo. Non è possibile perché comunque gli umani, gli animali si notano. Certo, se ci fosse chiaro, non qualunque sono forma piccoli... di vita si vedrebbe. Certo, sono due buone ragioni, effettivamente, due belle spiegazioni che sembrano banali, però è vero, spesso uno non ci pensa. Quindi grazie. Two good reasons. Okay. Sì, due buone ragioni. Ecco, quindi niente, poi mi verrebbe da chiedere, ma non voglio tediarlo su questa cosa, è un argomento che, quindi la famosa area 51 dove c'era quel marziano non esiste, è solo diciamo un po' una favola, però vabbè, magari non dirla perché il tempo è poco, è una logica deduzione, sai la famosa area 51 nel Nevada, no? Quindi dove dicono che c'è quel marziano, quindi secondo lui non è vero, è un po' una leggenda metropolitana. Have you ever heard about Area 51 in Nevada? Okay, you did. Yeah. And what do you think? It's a joke. No. There is a real Area 51. And there is, if you look at that incident that occurred back then, what you see is that it wasn't alien technology. If it was alien technology, that is not something that would be kept secret. It's something that would be used. If you look at humans want power. Humans have greed. So if some new alien technology that was advanced beyond human technology fell into human hands, you would know quickly because they would use it for their own benefit. Ok, ha detto che praticamente se ci fosse stata appunto tecnologia umana, non sarebbe rimasta un segreto, l'avremmo utilizzata a nostro beneficio, quindi sarebbe strano che fosse rimasta segreta, per questo che è possibile. So let me say this. I think that in all probability, life is spread more than just on Earth and our solar system, and life is on many other planets. The data suggests to me that it's highly probable that there are other technological civilizations out there. Because we exist, that means others exist. But the problem is the distances in space are so vast, and such civilizations would be so rare that the chances that they would come to our planet is nearly zero. Ok, no, ha detto che lui è convinto che ci siano altre civilizzazioni come la nostra su altri pianeti, ma le distanze sono talmente enormi che è impossibile verificarlo praticamente. Un pianeta simile al nostro, secondo lui esiste? Una fotocopia, diciamo, un clone della Terra? Do you think that there's a very similar planet as Earth? Anche a milioni di anni luce. I think that is highly unlikely because if you look at planets, no two are alike. There are no two planets that are identical. It just doesn't, there's so much diversity. If you were to take things that are the same and separate them, they become different.
Ah, ok. Ha detto che è molto improbabile perché non ci sono due pianeti uguali tra di loro e anche se prendi due cose che sembrano simili e li allontani diventano diverse. Stupenda teoria, perfetto, grazie, thank you. Perché vedi, Prego. Robby, adesso, perché diglielo, sembrano domande, so che dette così banali, però vedi, con uno scienziato, e diglielo, perché non è per fare una sviolinata, è la verità, il bello di parlare con delle persone a livello delle menti così eccelse, nel senso perché lui dovrei parlare del plasma, dei microchip, dei rilevatori, di hacking, cioè ho mille robe, tu capisci che però l'intervista è a un pubblico come noi, no di tecnici, quindi il bello secondo me, credo, cioè le domande che faccio io non perché interessino a me, mi piacciono, sono un po' portavoce di curiosità che abbiamo tutti e in questi 5 minuti lui ci ha dato delle spiegazioni tra virgolette, come dire, concrete, non campate per aria, dove ci ha dato appunto l'esempio su Marte, sugli alieni, cioè sono cose interessanti, dove ci siamo fatti anche, tra virgolette, ci possiamo fare un'idea, no? Capirne di più, questa è una cosa importante. Quindi, vabbè, poi magari lo diciamo alla fine, perché se non lunga, il tempo sta volando da morire. Allora, digli, allora, poi lo dirò alla fine, che magari faremo un'altra intervista dove parleremo di cose più tecniche legate al suo lavoro. Vorrei parlare con HAKEEM. HAKEEM, provo a dirglielo io, dai, 2 secondi. I try in my terrible English, ok? If you agree Your with me, English is not terrible. My Italian is terrible. My Italiano is terrible. you are the guest. You are the guest. You are forgiven. Okay, listen to me. Listen to me. If you the talk show has half an hour. Okay. Now we are yet 28. Okay, 30 minutes. If you want, we could do another interview in which, if you want, you can speak about, come si dice, Roby, di temi più inerenti, più specifici. Yeah, about technical things as you do. I mean, but it wouldn't be per so fare capire alla interesting gente. to the common people, you know. That's why. Technical thing. Yeah, that's why. No. Antonio is saying that if you want, It's not. yeah, nobody would understand, you know. So if you want, you can take another interview about that. But that's why he's doing. He's asking you curiosity because we're I understand. public, not technical. Okay. Yes. So I do the same thing all the time. I completely understand. The reason why people interview me in America is because I'm from simple people. You know, nobody in my family had education, so I don't think in complicated ways. I think really simple. And so many times people will say to me, "Thank you for making it simple for me." And I say, "I did not make it simple for you. It's just the way I talk." No, ha detto che ha capito perfettamente il tono dell'intervista ed è anche il motivo per il quale lo chiamano spesso in America, lo intervistano spesso e lo ringraziano per spiegare le cose in maniera così semplice, ma dice ma in realtà non è che le spiego semplice, io parlo così proprio, mi hanno abituato la mia famiglia a essere proprio semplice. Ok, ma questa sua capacità, per questo io dicevo vorrei fare un'altra intervista magari dove parleremo di temi più specifici, ma con la sua ma lui ha semplicità. detto di no, cioè ho capito che ha detto ma sarebbe noiosa, ecco. Va bene, allora facciamo, perfetto, io, ragazzi, dai, sono curioso, a me piace capire, istruirmi e penso anche alla gente faccia piacere, però va bene, allora facciamo così, 5 minutes HAKEEM, again, please, if you want, I'd like to know something about your book, A Quantum Life. Yes. This book hit me so much because it's emotional, very emotional, because it's a book, I think to understand, it's a mix between your private life, personal emotion, quando era giovane, since when you was young, the New Orleans, and you speak also about scientific problem theme. Quindi
lo traduco io nel mio terribile inglese, scusatemi, mi piace cimentarmi, chiedo scusa. Allora, volevo parlare, gli ho chiesto 2 minuti se mi parla del suo libro Quantum of Life, libro bellissimo che è un mix tra un po', racconta la sua esperienza personale da quando era ragazzino, lui è cresciuto in un ambiente difficile di New Orleans, la povertà eccetera, questo percorso che è come una partita a scacchi che ha fatto tra la povertà, la disperazione e la fama mondiale, quindi dal basso, tra virgolette, della propria infanzia fino ad arrivare all'apice, dove adesso che è un grandissimo scienziato. Puoi dirgli quindi se può dirci in 2 parole per chiudere un po', poi magari, ecco, di questo ne parleremo magari più nel dettaglio perché è interessante, tutto ciò che riguarda la parte umana, più no, l'animo umano penso interessi tutti. 2 parole per raccontarci questo libro, proprio questa escalation che fa dalla povertà fino ad arrivare adesso, che sembra finto, una fiaba, ma è la realtà. Grazie. Aggiungo che il titolo completo è appunto una vita quantistica, il mio viaggio improbabile dalla strada alle stelle. Quindi proprio il titolo completo sarebbe questo. Infatti. Ed ecco la ragione per cui abbiamo Roberta in studio. Senza di lei. Antonio, okay, we would like that you speak a little bit about your book, Quantum Life, My Unlikely Journey from the Street to the Stars, because as he said, has already said, it's a mix about your path, very interesting path from street to stars. Yes. I wrote my book not for me, but for the people. And I felt that I had to tell the complete truth so that I had a very tough young childhood and people were very difficult to me. But at the same time, I love people. And what I see is that there is so much talent among people, but we are sometimes convinced that we are not capable or we're not right for something, right? And when I was able to become educated, I saw that it was an illusion. It's like the Wizard of Oz, you know? You pull back the curtain and you see that the big giant monster is really small and not scary. And so not only that, people look at themselves and they say, oh, I could never be Albert Einstein. I could never be Elon Musk because look at what I have done. Look at who I am. I could not be them. But then I say, yes, but you don't really see who they are. What people may not understand is that we are all messed up, all of us. The rich, the famous, the successful, they are messed up too, but they don't show it. Everybody hides it. So I said, I'm not going to hide it. I'm going to show you. And then when you see that I could do it, you will understand that you can do it too. Allora, ha detto che praticamente lui ha scritto questo libro non per se stesso ovviamente, ma per la gente. Ha voluto proprio dire la verità, perché è vero che lui ha avuto un'infanzia dura, difficile, però man mano che cresceva appunto ha visto che comunque c'era del talento anche nelle persone, che però cioè noi siamo convinti di non essere capaci di fare le cose, mentre invece magari lo siamo e comunque non c'è bisogno di diventare Einstein, ognuno per quel che può fare lo deve, cioè è giusto che lo faccia, perché noi magari vediamo, faceva l'esempio che scosta la tenda e si immaginava un mostro enorme, alla fine è un esserino piccolo così, quindi con questo libro lui ha voluto proprio mostrare che chiunque ce la può fare, insomma, in quello che vuole, non è detto che debba diventare uno scienziato. No, bello, interesting, very good. Digli Robby, lo so che io questa cosa la dico spesso per chiudere, però una roba sai che ho dentro, mi spiace, io sono spontaneo, lo sai. Digli che è vero, ma tantissime persone sono consapevoli di saper fare bene delle cose, c'è
è un mondo, no, pieno di persone che veramente brave e talentuose in qualsiasi cosa, da parte artistica, da parte, non so, lavorativa, così. Però il problema è che la società, perlomeno in Italia, ma penso anche all'estero, non so se da lui hai già capito, non ti danno l'occasione. E questo è il problema. Quindi ci vuole anche questa cosa, che però molte persone bisognerebbe dare un'occasione a tutti, perlomeno. Poi se sbagli niente, però si sa che questa è utopia, vabbè, vuol dire. È un mio pensiero, sai che io sento molto, insomma. Sì. Se è così anche per lui, gli è successo nel suo ambiente. No, Antonio was sort of complaining that it might happen that people are in fact aware about his own capability or talent, but society doesn't give the opportunity to show it. So that's a bit complicated. This is true. This is true. America, maybe in the States, it's a different. It's a closed world. A closed world everywhere. That's right. Yeah, it is. It is the same. It is not the case. And if you read my story, you see that I had to fight every day. And it is because there are people, you know, I look at when I before I wrote my book, I did not look at my life as a whole. But when I wrote the book, it made me look at my life as a whole. And I thought some things that I had never thought before. And here is one. I thought about the boy that I was. And I thought about that boy who was in such difficult times, but yet he loved science. He loved nature. And he fought, and he fought. And he got himself to the highest heights. And when I got there, there were people already there. And when they looked at me, they didn't say, oh, you work so hard to be here. You're not necessarily as well trained as everyone else. So we're going to do what we can to help you out. Most of them looked at me and said, you don't belong here. You are not one of us. Why would you treat that boy that way? That is not right, right? That is not right. And that is why what we know is that people wish to maintain power. They wish to maintain status and feel like they are above someone. And for some people, that means they must make someone feel like they're lower. And there are easy targets for that. If you, you know, if you're undereducated, if you grew up poor, you know, you're an easy target. And so for those people, I became that easy target. Yeah, I see. You were very clever. And allora ha detto praticamente che effettivamente lui ha dovuto lottare molto, come dici tu, è difficile nella società riuscire ad affermarsi tutti i giorni, ma prima di scrivere questo libro lui non vedeva la sua vita come nella sua unità. Poi ha iniziato a vedere appunto da quando era bambino, che era comunque interessato nella scienza, nella natura, alla scienza, alla natura, eccetera. E quindi non ha fatto sì che le persone non lo trattassero come una persona che magari non aveva avuto le possibilità di studiare come tanti altri, perché le persone tendono a fare questo, ad elevarsi loro e farti sentire inferiore. E invece appunto lui ha scritto questo libro, se ce l'ha fatta lui, l'aveva detto già prima, ce la può fare chiunque, ecco. Holy word, sacre parole, si dice così, giusto? No? Sacre parole. Holy word. Okay, thank you. Okay, HAKEEM. Now the interview have to finish. Oh, yeah. I cry because I have so many questions, but the time out. No, time is out. Yeah, you know, it's funny because tonight there is a SpaceX launch. So I have to, you know, SpaceX, Elon Musk. Yeah. Yeah. Tonight there is a launch. So I have to go on the news tonight and tomorrow. Be there. No. The news program, like Ray Uno, Ray Due. Okay. Yeah. So tonight, after I leave, I go to the news. Sorry, I didn't get this. I go from this interview to the news, you know, news, like Ray Uno, Ray Due. Yeah. And then tonight and tomorrow, I'm on the news all day because of
the SpaceX launch. You know SpaceX? No. Elon Musk company, SpaceX? You know Elon Musk? La compagnia SpaceX, Sì, che fanno i viaggi nello spazio adesso, vanno gli No, ma imprenditori. yeah, sorry, I'm not very ho capito, Spazio X, tu la conosci? Io Forse solo I'm in my ignorance, I didn't Okay. know. Quindi It's lui okay. praticamente dopo l'intervista oggi o domani va lì. Praticamente. Ah, cavolo, Sorry, va we praticamente didn't know. dove ci We sono were questi very lanci. ignorant about Sì, it. sì, no, va bene, no, ho capito, dove ci Beh. sono questi lanci. Sì, beh, non è una cosa che conosciamo, che forse non è prettamente italiana, va It's bene. not our La nostra conoscenza si limita a queste nozioni. Va field, bene, sorry. Yes, yes, I understand. No problem. So Ma no. So good. It's good to end now, so I can go do that. Ok, great. Yeah. No, che quindi anche lui deve andare, quindi va benissimo. Ah, ok, Cioè, è perfetto, un perché peccato c'è questo chiudere lancio. l'intervista, ma va bene, insomma, per Certo, tutti c'è e due. questo Perché... lancio. And I will tell you this too. It's so happy to meet Antonio because I find someone with as much energy as me. Ah, hai capito? Ti ho fatto un complimento, che è stato un piacere conoscerti perché ha conosciuto qualcuno con ancora più energia di lui. Oh, thank you. Troppo buono, grazie. Ringrazio, il piacere è stato mio. Hakeem, the last thing. You seem, così finisco con le mie stupidate, you have the face like an actor. Yes, I hear this. You could be a good actor, and you I seem... am. Yeah, I do a lot of television. Okay, ma listen to me. You seem the face Denzel Washington. Ah! Everyone says that. Denzel Washington. Yeah. Per me glielo volevo dire dall'inizio. Listen, I will tell you a funny story. In 1999, I was doing acting training, right? And our teacher said, when people ask you what you do, say to them, you are an actor. Okay. Now, I had a job as a scientist. All right. So remember the Italian girl I told you that I met? I met her in 1997. And then in 1999, I got sent back to Italy by my company. All right. And after a few days, the guys who work at the front desk, they said to me, they said, we recognize your face. Are you a basketball player? And I said, I'm an actor. And they all said, I'm an actor. They did not know me. I was not on television. I was nowhere. The voice, I'm an actor. No, dice praticamente che lui adesso lo è effettivamente perché partecipa a talk show in televisione. Invece quando era andato in Italia, che aveva conosciuto anche una ragazza nel 97, non lo conosceva nessuno e invece gli avevano consigliato di che sei un attore perché effettivamente hai la faccia d'attore. Allora quando è tornato 2 anni dopo gli hanno detto ma tu hai un viso conosciuto, forse sei un giocatore di basket e lui ha detto no, sono un attore. Ha detto ah, ecco. Sì, ok, va bene. Ok, allora, let's leave Hakeem to SpaceX, ok? Ok. We go in Italy. It's night. We go to sleep. Okay. No, again. Yeah. No. Okay. Serious. Thank you so much, Hakeem, for this interview. I hope you enjoy it. Fun interview, but I hope your words can arrive to all people. Easy words for people, all the people. Okay. The concept you have spoken, I think they arrive to everyone. Yes. Okay. Thank you so much again, Hakeem. Grazie. Thank you to Roberta. It's been a real pleasure talking to you, really. Yes. Grazie Roby, stasera un lavoro ancora più difficile perché era un argomento veramente ostico. Hai parlato bene anche tu, lasciamo perdere. Va bene, ok, grazie Roberta, grazie Hakeem, thank you. Hakeem, I finished the interview. Okay. Only say you. I hope to come si dice, to vederti, see you
in person. In Italy as soon as possible. Yes, I agree. Yeah. Okay. Where are you? Where are you? Milan. Milano. In Milano. Yes. Milano. Yes. In the Yes. north Okay. of No, Italy. Yes. I've been all over Italy many times. È stato tante Yeah. volte Okay. dappertutto. Roma, Sicily, Pisa, Livorno, everywhere. Yeah, everywhere. Okay. Dappertutto. Okay. Yes. And Yes. I hope also to come in USA and to meet you. Please. Maybe with Roberta that will translate, ok? Yes. Okay, take care. Bye-bye. Ok. Perfetto, grazie Sì. Roby, thank you Hakeem, e ci vediamo cari amici, spero vi sia piaciuta, un'intervista un po' leggera, divertente, ma insomma lo scienziato non potevamo che metterla su questo piano, spero vi sia piaciuta e ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata della Finestra sul Salotto. Ciao, un bacio a tutti, grazie ancora a tutti. Ciao Hakeem, Ciao. ciao Roby. Ciao.